E se vi dicessi che What a Wonderful World è il titolo ideale con cui approcciarsi ad Inyo Asano? Ebbene sì, la maggior parte dei lettori consigliano come prima opera da leggere il suo Solanin, ed anche io. Ma se volete capire in modo più diretto quel pensiero, quella visione del mondo che accompagna Asano nelle sue opere, sino a quelle più mature, credo che essa sia quella più adatta. Dico ciò dopo una sua seconda lettura, a distanza di qualche anno, e dopo che nel frattempo ho letto quasi tutto di suo. Vediamo perché vi consiglio di partire proprio da What a Wonderful World. Nonostante all'apparenza possa sembrare un'opera ancora acerba, trattasi del suo primo lavoro, possiamo già trovare in soli 2 volumi tutti gli elementi più importanti della scrittura di Asano, tutta l'essenza del suo pensiero. Innanzitutto, anche qui, basa il suo manga sulla psicologia dei personaggi, immersi in un'ambientazione contemporanea, per lo più urbana e reale, per far sì che il lettore si immedesimi il più possibile nelle situazioni dei personaggi, facendo dell'empatia uno dei suoi punti di forza. Saremo noi che guarderemo dentro noi stessi, attraverso proprio queste vicende di questo titolo, ma anche di successivi lavori che caratterizzeranno tutta la carriera di Asano. E sarà difficile non trovare delle situazioni nelle quali ci si possa ritrovare. Dopo questa premessa, vediamo brevemente com'è strutturato What a Wonderful World. Il manga non presenta una vera e propria trama, ma ci racconta più episodi di vita vissuta, quasi sempre slegati l'uno dall'altro, di un range di personaggi che vanno dall'età adolescenziale al giovane adulto. Il mondo senza filtri che ognuno di noi vive quotidianamente, uno slice of life in cui compare talvolta anche l'onirico che si dipana tra famiglia, scuola e lavoro e che si può quindi riassumere in un'antologia della vita, non di certo tra le più allegre. Alcuni elementi in comune però si possono trovare in questi brevi capitoli, ossia la stessa città in cui questi personaggi vivono, la presenza di un ciliegio per lo più in fiore, dei corvi, chiaro presagio di morte, ed un cane randagio che aiuta a raccordare una vicenda ad un'altra, come un sipario che apre e chiude i cambi di scena. Anche i protagonisti, specialmente nel secondo volume, si alternano, si incrociano nello stesso posto senza vedersi. Li vediamo crescere, avanzare di età. Personaggi che ci mostrano il lato pessimista tipico di Asano, ma non così marcato come in altre sue opere, una su tutte, Buonanotte Pum Pum. Una società debole, vittima della propria esistenza e dei suoi malanni, ma che nonostante tutto va vissuta sino alla fine. Tutti nel corso della vita arriviamo a toccare il fondo, in modo più o meno conscio, ma Asano, come spesso accade nei suoi lavori, ci dà sempre uno spiraglio di luce. Nonostante tutto, la vita va vissuta, perché come dice lui stesso, finché sei vivo, qualcosa di buono dovrà accadere. Racconti che ci offrono tutti una morale, una piccola lezione per assaporare meglio la felicità e farci esclamare proprio quel What a Wonderful World, con l'ultimo racconto che porta il lettore ad un finale agrodolce, più agro che dolce, in perfetto stile Asano. Interessante anche il messaggio sul senso della vita che passa attraverso questi racconti, ovvero solo attraverso la costante ricerca della felicità, il peso che ognuno di noi dà alla propria felicità, danno il senso alla nostra esistenza. E quando noi avremo trovato questo equilibrio, solo allora sapremo assaporare quei brevi momenti di felicità che la vita ci dona, facendoci riscoprire un mondo meraviglioso. Doverose alcune considerazioni sul tratto grafico del manga. Qui Asano, diciamo, disegna molto spesso a mano libera, non fa ancora un uso abbondante delle fotografie sulle quali si disegna sopra i personaggi e devo dire che io lo apprezzo più in questa sua fase iniziale, ma forse è proprio l'uso del fotorealismo e dei suoi personaggi quasi caricaturati a rendere ad oggi il suo tratto unico, distinguibile a colpo d'occhio dalla massa. A tratti non sembra nemmeno lo abbia disegnato lui questo manga. In conclusione, Asano, già con questo titolo,
Si rivela essere uno tra i mangaka contemporanei più interessanti, in grado di descrivere uno slice of life senza mai cadere nel banale, rendendolo unico soprattutto dal punto di vista delle emozioni e dell'empatia.